Ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube. In questo video voglio mostrarvi come incastonare dei cabochon in resina molto alti. Come vedete appunto io ho realizzato questi orecchini ed è questo il tipo di incastonatura che andrò a mostrarvi oggi all'interno di questo video. Si tratta di un tutorial e è un tutorial di un'incastonatura un po' particolare perché possiamo incastonare dei cabochon in resina molto alti e ovviamente l'incastonatura è regolabile in base all'altezza del cabochon stesso, e per realizzare questa incastonatura utilizzeremo le Toe-X. Cosa sono le Toe-X? Sono delle perline, eccole qui, simili alle Delica, cioè hanno una forma comunque allungata, ma non sono cilindriche, bensì esagonali, come vedete appunto. Qui si riesce a vedere la sezione della perlina. All'interno di questa incastonatura le utilizzeremo praticamente sul retro. I materiali necessari per realizzare i nostri orecchini sono Rocaille 15.0, io utilizzerò queste nella colorazione bronzo della Toe, Rocaille 11.0, utilizzerò sempre la stessa colorazione della Toe, e perline X e la colorazione è sempre la stessa della Toe. Utilizzerò poi una colorazione diversa di Rocaille 11.0, in questo caso utilizzo le Silverline Milky Teal. Un cabochon in resina, io ho questo qui che ha una misura circa di 13 x 21, però la misura è indifferente perché comunque potete adattare questo tipo di incastonatura a tutti i cabochon di tutte le dimensioni, perché la base di questa incastonatura è appunto realizzata con la tecnica RAW. Ci serviranno poi ovviamente dei perni per orecchini con i relativi gommini in silicone, 2 gocce, se volete potete anche non metterle, degli anellini, filo Fireline da 0,15 mm e il nostro ago numero 12. Questa è la sequenza di perline che dobbiamo inserire sull'ago: 4 Rocaille 15.0 bronzo, una Rocaille 11.0, in questo caso io utilizzo Teal, 4 Rocaille 15.0 e una Toe-X. Portiamo tutta la sequenza alla fine del filo e rientriamo nelle prime 4 Rocaille 11.0 e nella perlina 11.0 azzurra. Tiriamo il filo, ecco qui. Come vedete si sta realizzando una sorta di rettangolo, però comunque essendo all'inizio del lavoro non si definisce bene. Ho il filo che fuoriesce dalla perlina azzurra, rientro nelle successive 4 perline 15.0, tiro il filo e ora dobbiamo praticamente inserire sull'ago una Toe-X, 4 Rocaille 15.0 e una Rocaille color teal. Questa è la sequenza di perline appunto che dobbiamo inserire, e rientro dall'alto verso il basso nella sequenza di perline 15.0 e tiro il filo. Ecco qua. Ora ripassiamo attraverso la Toe-X che abbiamo appena inserito, poi ripassiamo attraverso le 4 Rocaille 15.0 e adesso dobbiamo inserire le perline nel verso opposto, perché ci troviamo appunto con l'ago che fuoriesce dalla parte superiore dell'incastonatura. Inseriamo quindi una perlina Teal, 4 Rocaille 15.0, nel mio caso sono 4, ma dipende anche dai vostri cabochon, e inseriamo una Toe-X. Dopodiché ripassiamo dal basso verso l'alto nelle 4 Rocaille 11.0 e appunto ci troviamo a lavorare in questo modo. Ripassiamo con l'ago all'interno della 11.0 Teal, tiriamo, rientriamo attraverso la sequenza di perline 15.0 e ora ripetiamo lo stesso passaggio ma nel verso opposto, quindi inseriamo una Toe-X, 4 Rocaille 15.0 e poi una Rocaille 11.0 Teal. Inseriamo l'ago dall'alto verso il basso e tiriamo il filo. Ripassiamo poi attraverso la Toe-X, attraverso le 4
rocaio 15,0 e praticamente dobbiamo ripetere questi passaggi fino a coprire l'intera circonferenza del nostro cabochon. In questo caso, come vedete, appunto io ho coperto soltanto una minima parte, quindi vado avanti. Il bello dell'incastonatura con la tecnica RAW è che posso decidere al momento quanti moduli mi servono per completare appunto l'incastonatura. Quindi vado avanti e vedremo appunto alla fine del giro quanti moduli mi saranno necessari. Non faccio toccare la fascetta da entrambi i lati, ma ovviamente lasciamo un po' di spazio perché poi dovremo andare a collegare le due parti della fascetta che siamo andati a creare. Ci vediamo quando abbiamo finito. Ecco qui, come vedete ho terminato la fascetta e come vedete va a coprire quasi interamente il nostro cabochon. Resta soltanto questo piccolo spazietto qui che andiamo a chiudere con ovviamente la congiunzione delle due estremità della fascetta. Come facciamo appunto per congiungere le due estremità? Allora, abbiamo il filo che fuoriesce da questa parte qui della fascetta, quindi dalle 4 rocaie che si trovano appunto all'estremità sinistra. Inserisco una toe-ex sul lago, eccola qui, e rientro dal basso verso l'alto nell'estremità opposta e tiro il filo. Ecco appunto il filo che fuoriesce da qui, rientro dal basso verso l'alto e tiro il filo. Ecco qua. Ora per congiungere la parte superiore ripeto lo stesso passaggio, ovviamente però con la rocaille till. Quindi inserisco una rocaille till sul lago e rientro nelle 4 rocaille 15,0 che si trovano a sinistra e tiro il filo. Come vedete appunto la fascetta si è chiusa perfettamente. Adesso ripasso attraverso la toe-ex, attraverso le 15,0 e rientro nella perlina till. Dobbiamo cominciare a creare questa parte superiore qui, che è quella che ci consente di ingabbiare il nostro cabochon. Dobbiamo inserire praticamente una rocaille 11,0 tra una rocaille till e l'altra e poi andiamo a chiudere con un giro di 15,0. Adesso io procedo in questo modo: ho il filo che fuoriesce da una delle rocaille till, come vedete appunto questa qui, comincio a lavorare con le 11,0 color bronzo, eccole qui, e rientro nella rocaille 11,0 successiva. Dobbiamo ripetere questo passaggio per tutto il giro, quindi ci vediamo quando abbiamo finito. Ecco qua, questo è il risultato. Come vedete ho inserito una rocaille 11,0 tra una rocaille till e l'altra. Adesso vado a incastonare, vado a chiudere con le rocaille 15,0, quindi prendo una rocaille 15,0, il filo che fuoriesce da questa perlina bronzo e rientro nella rocaille bronzo successiva. Ecco qui, come vedete, e devo ripetere questo passaggio per tutto il giro. Ci vediamo quando ho finito. Ecco qui, come vedete ho completato questo giro. Se vi sembra ancora un po' lenta l'incastonatura potete decidere di fare un ulteriore giro con le 15,0. Io andrò a chiudere prima il retro, quindi adesso ci spostiamo sul retro della nostra incastonatura e poi deciderò se eventualmente fare un secondo giro. Allora, in pratica ho il filo che fuoriesce da una delle 15,0, devo attraversare le perline e portare il filo che fuoriesce da una toe-ex, quindi ho portato il filo che fuoriesce dalla toe-ex e come vedete in quest'altro orecchino ho inserito delle 15,0 tra una toe-ex e l'altra, quindi andrò esattamente a ripetere lo stesso passaggio anche su questo qui. Prendiamo una 15,0 sul lago e rientriamo nella toe-ex successiva.
Questo è il risultato. In pratica dobbiamo ripetere questo passaggio per tutto il giro e ci vediamo quando abbiamo finito. Ecco qui, come vedete, ho completato anche questo giro con le 15,0. Adesso il filo che fuoriesce da una delle 15,0 che abbiamo appena inserito e inizio a lavorare con un giro con le rocaille 11,0 till, quindi inserisco sul lago una rocaille till e rientro nella 15,0 successiva. Ecco qua, ripeto, ecco qui e completo tutto il giro. Come vedete l'incastonatura sul retro è quasi terminata. Abbiamo in pratica il filo che fuoriesce da una delle 11,0 che abbiamo appena inserito e adesso vado a inserire una 15,0 tra una 11,0 e l'altra. Volevo però farvi vedere il risultato. Questo è il risultato e secondo me è veramente graziosissimo. È un'incastonatura molto particolare che appunto si adatta a diverse tipologie di cabochon e inoltre la definirei modulare proprio per questo motivo, perché potete decidere voi appunto quanti moduli vi occorreranno per incastonare il vostro cabochon. Ovviamente potete utilizzare anche colori diversi e tutto ciò che più vi aggrada. Io proverei a fare questo tipo di incastonatura anche con le bugle, secondo me viene carina appunto anche con le bugle al posto delle 15,0, però sarebbe un tentativo appunto da fare. Come vi ho anticipato, abbiamo il filo che fuoriesce da una delle rocaille 11,0 till che abbiamo inserito. Io ho inserito già una 15,0 bronzo sul lago, eccola qui, e non faccio altro che ripassare all'interno della rocaille 11,0 till successiva. Dopodiché prendo un'altra 15,0 e ripasso nella rocaille till successiva. Questo è il passaggio che dobbiamo effettuare per tutto il giro del retro, ovviamente del nostro cabochon, per completare l'incastonatura e ci vediamo quando abbiamo finito. Ecco qui, questo è il risultato finale che abbiamo ottenuto. Adesso ho portato il filo che fuoriesce da una delle toe X, eccolo qui, e vado ad inserire una 11,0 till tra una toe X e l'altra, in questo modo. Ecco qui, ci vediamo quando abbiamo finito. Ecco qui, come vedete questo è il risultato finale. Adesso vado a inserire 3 rocaille 15,0 per la decorazione tra una rocaille till e l'altra, quindi in questo modo vado a creare una sorta di coroncina tutto intorno al nostro cabochon. Ovviamente la decorazione poi si può completare come più vi piace, inserendo dei mezzi cristalli eccetera. Potete fare quello che più vi piace. Io farò soltanto questo giro con le 15,0, quindi prendete 3 15,0 e passate attraverso la rocaille 11,0 successiva. Ci vediamo quando abbiamo finito. A differenza di questo orecchino qui che abbiamo montato in maniera verticale, andrò a montare questo orecchino qui in orizzontale. Come vedete ho portato il filo che fuoriesce da questo picot qui. Ho inserito un nuovo filo perché quello precedente mi era terminato. Quindi cosa vado a fare? Vado a inserire una rocaille 15,0 e una rocaille 11,0 sul lago. Poi inserisco la goccia, inserisco 3 rocaille 11,0 bronzo sul lago, porto tutto alla fine del filo, ecco qui, rientro ovviamente nella goccia senza rientrare all'interno delle perline, prendo una 11,0 e una 15,0, tiro bene il filo e visto che il filo fuoriesce da destra, rientro da sinistra verso destra per centrare la nostra goccia e tiro il filo, ecco qui. Adesso ovviamente vado a ripassare all'interno di tutta la sequenza. Una volta ripassato il filo più volte all'interno della sequenza, poi andremo a ripassare il filo anche all'interno delle rimanenti perline
e andrò a inserire ovviamente il perno con un anellino di congiunzione. Ci vediamo quando abbiamo finito. Ed eccoci qui arrivati alla fine di questo video. Questo è l'orecchino terminato. Io spero che vi piaccia. Ho messo un paio di anellini qui perché per dare una maggiore consistenza all'orecchino. Ho aggiunto la goccia e questo appunto è il risultato finale. Ovviamente potete mettere anche una monachella invece del perno. Ora andrò a realizzare il secondo. Questi sono quelli nella variante rosa e bronzo, che mi piacciono tantissimo. Spero che piacciono anche a voi. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, in questo modo sosterrete appunto la realizzazione di nuovi tutorial, di mettere mi piace al video se vi è piaciuto ovviamente e di condividerlo con le persone interessate. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo prestissimo con nuovi video. Un bacio, alla prossima, ciao!